nostra vita, le nostre tradizioni e il nostro modo di essere e pensare sono fortemente influenzati dalla natura che ci circonda. La respiriamo e per ritrovare leggerezza nel nostro vivere quotidiano basta fermarci e guardare il cielo. Il resto, dopo pochi minuti, non conta. Scivolano veloci e si sollevano in alto e la loro maestosità lascia spazio a quell'idea di infinito che insegue ognuno di noi. È un animale che ha delle dimensioni, vanno da 95 ai 100 cm, un'apertura alare dai 240 cm di sino ai 280, quindi capite benissimo, praticamente è un piccolo aeroplano che sorvola i cieli alla ricerca di quelli che rappresenta il suo alimento, cioè carcasse di animali. Questo cielo è diverso e oggi, grazie al progetto LIFE sotto le ali del Grifone, è più ampio. Si estende dalle falesie a picco sul mare ai piccoli promontori interni delle campagne, dove gli animali vivono in libertà in campi fioriti e si alimentano con la salubrità delle loro carni. Siamo in Sardegna, nella terra dei grifoni e degli uomini che ne hanno saputo riconoscere da sempre il loro valore e la loro importanza. Persone che hanno dedicato la loro vita a preservare il bene comune e a spronare le istituzioni affinché non venisse perso. Alla fine degli anni 70, insieme ad Elmar Schenk e altri collaboratori, abbiamo iniziato un percorso di conservazione della specie che sta continuando con nuove generazioni, portando dei frutti veramente incredibili. Univamo l'osservazione della specie con la raccolta di dati sulla riproduzione. E questo ci ha permesso di raccontare la storia di questa specie un tempo presente in tutta la Sardegna. Vorrei anche ricordare che in Sardegna noi abbiamo la serie più lunga dei parametri riproduttivi della specie in tutta Europa e questo è un dato veramente significativo. Il fine settimana, libero dagli impegni di lavoro, l'ho sempre dedicato allo studio e all'osservazione dei grifoni nelle loro colonie riproduttive. All'impegno sul campo è seguito quello dell'associazionismo e della divulgazione, questo per accrescere la consapevolezza nella mia comunità in primis e per tutti i sardi in secondo luogo. Quando ero ragazzo i grifoni erano pochi, poi grazie all'opera di interventi che sono stati fatti sono diventati numerosi, ma stiamo arrivando anche nelle falesie di Capocaccia a contare anche 20-25 grifoni. Poi successivamente niente, sono calati perché purtroppo ci sono stati periodi di abbattimenti, di morti per veleni e così via. Ma non ci siamo arresi, abbiamo rifornito un piccolo carnaio di Marina di Lioneddu fino a quando una normativa troppo severa ne ha portato alla chiusura. Ha consentito che soltanto una coppia, i bianchi, una coppia di grifoni vecchissimi, l'unica sopravvissuta tra le 7 che nidificavano in quest'atta, ed è stata per me, per mia moglie Gabriella e per tutti i volontari della LIPU, il segno della resistenza e dell'impegno che oggi abbiamo condiviso e ha portato in questo progetto. Oggi a Monte Timidone finalmente è tornato l'ottimismo e tra l'altro anche per la comparsa della nuova specie nidificante, il capovaccaio. Non ho un ricordo preciso di come è cominciato tutto questo, ma non ho mai saputo rinunciarvi. E negli ultimi anni, grazie alla comunità del Grifone, nato con il progetto, ho ritrovato entusiasmo e voglia di fare anch'io la differenza per salvare questa specie. Quando un progetto nasce dalla comunità è sempre un buon progetto, forse il migliore. Questo non vuol dire che abbia successo. Per salvare il grifone ci siamo dovuti stringere sotto le sue ali e alimentare una comunità che a diverso titolo contribuisce ogni giorno alla sua tutela.
Quando nel 2014 abbiamo iniziato a progettare il progetto Life Under Griffon Wings, la situazione della piccola colonia di grifoni sarda era preoccupante. Infatti da più di 30 anni la popolazione non cresceva e ogni piccolo aumento in ogni caso era invariabilmente seguito da episodi di avvelenamento che ne riducevano significativamente il numero di individi. Le cause di questa mancata crescita o ridotta crescita erano fondamentalmente dovute a un'elevata mortalità nei giovani e negli immaturi, al basso successo riproduttivo delle colonie e all'elevata incidenza e severità degli episodi di avvelenamento che insieme alla piccola dimensione della popolazione e quindi a una situazione demografica critica rendevano i grifoni in Sardegna ad elevato rischio di estinzione. Per poter ridurre i tassi di mortalità che erano molto alti soprattutto nei soggetti giovani e immaturi abbiamo dovuto mitigare la carenza alimentare. L'abbiamo fatto costruendo una rete di carnee aziendali distribuita nel territorio di alimentazione del grifone, quindi nelle campagne di Bosa e Campeda. I carnei aziendali ammontano oggi a 34 e grazie alla loro attivazione abbiamo potuto ristabilire il mutualismo tra uomo e grifone e oggi gli allevatori che gestiscono autonomamente il carnaio possono destinare le carcasse generate all'interno della propria azienda per il miglioramento dello stato di conservazione del grifone. Uno dei problemi che sono stati individuati per la realizzazione di questo progetto è il disturbo antropico. Il disturbo antropico spesso è dovuto a persone che inconsapevolmente disturbano questa specie durante la nidificazione. Per questo noi abbiamo promosso diverse linee di azione. Quelle seguite dall'Agenzia Forestas in particolare hanno riguardato la realizzazione di sentieri in cui le persone che visitano il territorio sono informate sulla tipologia di comportamento da adottare in presenza di siti di nidificazione. Un'altra linea di azione che è stata adottata di concerto è quella di promuovere dei codici di comportamento di concerto con le associazioni di categoria e sia un codice etico della fotografia. Per Bosa l'impegno era direttamente coinvolto, prevedeva l'installazione e l'attivazione di un infopoint, quindi un centro di informazione all'interno della città dove appunto i visitatori potevano carpire informazioni riguardo al progetto. Si tratta di interventi ambientali che migliorano le condizioni di sopravvivenza della specie, ma che hanno bisogno di tempo. Al contrario, basta un singolo episodio di avvelenamento per cancellare in un colpo solo tutto quello che di buono viene fatto. È per questo che la lotta all'uso illegale del veleno è sempre stata al centro di questo progetto. Una caratteristica importante che spiega come una popolazione possa andare incontro a un tracollo per un episodio di avvelenamento è il comportamento sociale della specie. A differenza di altri rapaci, quali l'aquila, la poiana, il pellegrino, l'astore, che normalmente è una coppia territoriale, il grifone forma delle vere e proprie colonie. Quindi, alla ricerca del cibo, quando un individuo individua una carcassa, è seguito dagli altri elementi della colonia. Quindi capite benissimo che il nutrirsi di una carcassa avvelenata si traduce nella morte non di un esemplare o di 2 esemplari, ma può arrivare addirittura a una mortalità di 40-50 esemplari, episodio che si è verificato anche in Sardegna nel 97. Dopo numerosi episodi, in particolare 3 episodi particolarmente gravi di avvelenamento avvenuti negli anni 70, l'amministrazione regionale, l'università e i soggetti coinvolti in questo progetto hanno ritenuto utile attivare la creazione di una unità cinofila, il nucleo cinofilo antiveleno, che perlustra tutte le campagne dell'area di progetto, ma in caso di indagine si sposta in tutto il territorio regionale.
con un'attività di prevenzione, di informazione e di repressione laddove si verifichino casi di veleni. Grazie ai nostri cani King, Otti, Mia e Vita abbiamo iniziato un percorso estremamente appassionante di formazione che ci ha permesso di mettere in piedi un addestramento estremamente performativo e replicabile nel tempo, e grazie a loro oggi siamo riconosciuti come addestratori e conduttori di unità cinofile antiveleno. Sono stati anni difficili, siamo stati osservatori del territorio ma anche osservati speciali, soprattutto in seguito alle indagini intraprese. Oggi invece riceviamo chiamate e operiamo in tutto il territorio della Sardegna in caso di indagine, soprattutto quando i sindaci ci contattano per casi sospetti di morte di animali e per ritrovamenti di sostanze nocive e di veleni. I nostri cani, oltre a fare prevenzione e ricerca di esche avvelenate, permettono di bonificare aree contaminate con le più disperate sostanze nocive. I cui effetti si vedono soprattutto nei contesti urbani, potenzialmente interessano anche la salute pubblica. Abbiamo sviluppato circa 180 ispezioni preventive, abbiamo fatto interventi su oltre 40 casi per chiamata, non sempre i casi si sono concretizzati in indagini, ma abbiamo trasmesso all'autorità giudiziaria almeno 7 CNR e di queste alcune si sono risolte in processi in atto o comunque in rinvii a giudizio. La presenza di 90-100 individui all'inizio della progettazione era troppo bassa per rilanciare anche con gli interventi migliorativi fatti questa popolazione. Così abbiamo realizzato un'azione di ripopolamento con animali liberati provenienti principalmente dalla Spagna e dallo Zoo Artis di Amsterdam. Sono stati immessi durante il corso di questi 5 anni 63 animali provenienti appunto dall'Andalusia, dall'Estremadura e grazie anche al contributo dello Zoo di Amsterdam. L'azione di restocking è stata portata avanti grazie alla realizzazione di 2 strutture, 2 voliere, 2 grandi voliere che hanno consentito il rilascio graduale degli animali. Le 2 strutture, le 2 voliere, sono state realizzate all'interno di 2 stazioni di alimentazione. 2 grandi carnai che nel corso di questi 5 anni di progetto hanno alimentato la popolazione di grifoni. All'interno delle stazioni di alimentazione, di queste 2 stazioni di alimentazione, sono stati infatti forniti circa 10 tonnellate di carcasse di animali domestici che hanno contribuito in maniera sostanziale alla sopravvivenza, in particolare dei giovani. Quest'ultimo aspetto è stato possibile grazie a una rete di più di 70 allevatori che hanno fornito il cibo per l'alimentazione dei grifoni. In questo modo il centro di recupero della fauna selvatica di Bonassai si è arricchito di nuovi contatti e testimonianze dal territorio su eventuali emergenze a carico della fauna selvatica. La gestione degli animali è stata complicata e impegnativa, ma la passione e l'entusiasmo da parte del personale di Bonassai ha permesso di superare le 1000 difficoltà che capitano in queste situazioni. Alcuni animali hanno avuto problemi sia durante la fase di preambientamento che dopo la liberazione, ma la tempestività con cui sono stati eseguiti gli interventi ha fatto sì che andasse tutto molto bene. Per monitorare il successo di questa operazione, gli animali sono stati inanellati e grazie alla tecnica della decolorazione sono stati maggiormente resi riconoscibili durante i monitoraggi. Inoltre l'impiego del GPS su alcuni di loro ha fornito dati che hanno migliorato le conoscenze sul long range di questi animali.
Gli animali che sono stati liberati durante l'azione di ripopolamento sono stati seguiti costantemente nei primi mesi grazie all'utilizzo del GPS e delle osservazioni, e alcuni di essi hanno tardato ad unirsi al gruppo e hanno necessitato di maggiori attenzioni. Oggi volano liberi nei nostri cieli e sono perfettamente integrati nella colonia di Bosa e di Alghero, e questo è un risultato raggiunto grazie a tutte le azioni che sono state intraprese durante il LIFE. Sopravvivenza che è aumentata soprattutto nella popolazione locale. Nel giro di 5 anni si è passati a raddoppiare i loro indici riproduttivi e i loro indici di sopravvivenza. Il successo di questo progetto è stato determinato in particolare innanzitutto grazie all'individuazione precisa dei problemi da affrontare. Adesso quello che dobbiamo fare è certamente continuare a lavorare, ma soprattutto mai abbassare la guardia. È chiaro che guardando verso il cielo la soddisfazione è tanta, e andando a Griffonare la percezione visibile che questa specie sia sempre più il simbolo della Sardegna e soprattutto del suo mondo agropastorale è sempre maggiore.